Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo insieme come lavorare il punto fiorellino Floret Stitch all'uncinetto. È un punto molto conosciuto e utilizzato all'estero, di facilissima esecuzione, poiché andremo ad utilizzare semplicemente i punti base della lavorazione all'uncinetto, il che lo rende un punto perfetto anche per principianti. Utilizzeremo infatti solamente 2 giri di lavorazione che andranno ad alternarsi per tutto il nostro pannello, composti da maglie alte e maglie bassissime, con il supporto ovviamente delle catenelle. È un punto con un leggerissimo effetto a rilievo non reversibile. Che cosa vuol dire? Che l'effetto a rilievo è presente solamente su una parte del nostro pannello, quella frontale, mentre il retro si presenta in questo modo. È un punto perfetto per tutti quei progetti a pannello dove non ci interessa avere la stessa texture sia da una parte che dall'altra del progetto. Possiamo utilizzarlo ad esempio per delle maglie, perché no, magari anche per delle copertine da foderare. Si lavora su un numero di catenelle multiplo di 2 più 3 ed è adatto a qualsiasi tipologia di filato. Andiamo quindi a vedere come eseguirlo insieme e se siete interessati ad altri punti all'uncinetto un po' particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, chiamata proprio Punti all'uncinetto. Per eseguire questo punto dobbiamo andare ad avviare un certo numero di catenelle che rispettino il multiplo di 2 più 3. Che cosa vuol dire? Multiplo di 2 indica che le nostre catenelle dovranno essere di numero pari. Una volta avviate queste catenelle pari, andremo poi ad aggiungere 3 catenelle in più, rispettando così il multiplo di 2 più 3. Per mostrarvi l'esecuzione del punto andrò ad avviare un campione composto da 23 catenelle di base. 20 è un perfetto multiplo di 2, un numero di catenelle pari. Ho poi aggiunto 3 catenelle in più. Ed ecco qui le mie 23 catenelle iniziali. Un piccolo suggerimento soprattutto per i principianti. Nell'avviare le catenelle di base utilizzate un uncinetto superiore come numero a quello con il quale andrete a lavorare il resto del punto. In questo modo otterrete un bordo omogeneo, non troppo tirato. Io ho avviato le mie catenelle con un uncinetto numero 5, ma andrò poi ad eseguire il mio punto utilizzando un uncinetto 4,5. Realizzate le nostre catenelle multiplo di 2 più 3, partendo dall'uncinetto andiamo a contare all'indietro 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Nella quarta catenella dall'uncinetto dobbiamo andare ad eseguire un punto alto. Carico quindi il filo sull'uncinetto, entro nella quarta catenella, prendo il filo ed eseguo un punto alto. Dobbiamo proseguire per tutto questo giro lavorando una maglia alta in ciascuna catenella che ci si presenta. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, andiamo nella catenella successiva e vi lavoriamo un punto alto. Proseguiamo lavorando una maglia alta in ciascuna catenella fino ad arrivare al termine del nostro giro. Arrivati all'ultima catenella del giro, vi lavoriamo un punto alto e abbiamo così completato il nostro primo giro di lavorazione. Cominciamo il secondo giro realizzando una catenella e voltando il lavoro. La catenella che abbiamo appena realizzato non va a sostituire alcun punto, è infatti una semplice catenella di supporto per consentirci di voltare il giro. Cominciamo questo giro partendo dal primo punto disponibile, che corrisponde anche all'ultimo punto alto lavorato nel giro precedente. Con l'uncinetto entriamo quindi sopra
a questa maglia alta, il nostro primo punto, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, abbiamo così due asole sul nostro uncinetto che andiamo a chiudere insieme, realizzando così un punto bassissimo. Ci spostiamo sul punto successivo. Carichiamo il filo sull'uncinetto e su questo punto andiamo ad eseguire una maglia alta. Per tutto questo giro dovremo alternare questi due punti, una maglia bassissima e un punto alto. Andiamo sul punto successivo, il terzo del nostro giro. Entriamo, prendiamo il filo, chiudiamo insieme, realizzando così un punto bassissimo. Punto successivo, carichiamo il filo e vi eseguiamo un punto alto. Procediamo in questo modo alternando un punto bassissimo a un punto alto fino ad arrivare al termine del nostro giro. Arrivati al termine del giro avremo un ultimo punto alto e qui sulla parte sinistra 3 catenelle. Il punto alto è il penultimo punto del nostro giro. Su quest'ultimo punto alto, se abbiamo lavorato correttamente, andremo ad eseguire un punto alto. Davanti a noi abbiamo ora 3 catenelle. L'ultimo punto del nostro giro sarà un punto bassissimo, che andremo a lavorare nella terza catenella, quella più in alto, delle 3 catenelle che ci si presentano. Contiamo quindi 1, 2 e 3 catenelle. Entriamo nella terza e andiamo ad eseguire il punto bassissimo, completando così il nostro secondo giro di lavorazione. Cominciamo il nostro prossimo giro eseguendo 3 catenelle. Dopodiché voltiamo il lavoro. Al termine del nostro secondo giro questo sarà il risultato. Abbiamo ottenuto un leggerissimo effetto a rilievo su questo lato del nostro progetto, dato dall'alternanza dei punti alti e dei punti bassissimi. I passaggi che abbiamo appena visto insieme per eseguire il primo e il secondo giro sono quelli che dovremo alternare e ripetere finché il nostro pannello non avrà raggiunto la misura desiderata. Il nostro terzo giro sarà infatti una ripetizione del primo giro di lavorazione composto interamente da punti alti. Le 3 catenelle che abbiamo appena lavorato, in questo caso, non sono catenelle di supporto, vanno a sostituire il primo punto alto del nostro giro. Dobbiamo quindi saltare il primo punto che ci si presenta, che corrisponde alla maglia bassissima lavorata nel giro precedente, e andare direttamente qui, sul punto successivo. Giriamo leggermente il lavoro per vedere bene entrambe le costine del nostro punto, carichiamo il filo e lavoriamo un punto alto su punto alto. Proseguiamo lavorando una maglia alta su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del nostro giro. Il nostro ultimo punto alto andrà lavorato qui, sulla maglia bassissima con la quale abbiamo cominciato il giro precedente. Questo sarà il risultato. Nel prossimo giro andremo a ripetere i passaggi che abbiamo visto insieme nel nostro secondo giro di lavorazione. Cominceremo quindi facendo una catenella,
e alternando un punto bassissimo ad un punto alto fino al termine del nostro giro. A seguire lavoreremo un giro tutto composto da punti alti. Proseguiamo quindi alternando e ripetendo i passaggi del primo e del secondo giro di lavorazione fino ad ottenere un risultato come questo. Ho terminato la lavorazione del mio pannello dopo aver ripetuto un'ultima volta il primo giro di lavorazione, quello composto semplicemente da punti alti, così da ottenere un effetto a specchio tra il bordo superiore e il bordo inferiore del mio pannello. Come anticipato, si tratta di un punto non reversibile, in quanto abbiamo l'effetto a rilievo solamente sul fronte del nostro lavoro, mentre il retro del nostro pannello si presenterà in questo modo. Siamo quindi arrivati al termine di questo facilissimo tutorial punto che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Per cosa possiamo utilizzare questo punto? Per tutte quelle lavorazioni a pannello dove non ci interessa avere la stessa texture sia da una parte che dall'altra del progetto. Potremmo utilizzarlo ad esempio per una borsa, per una copertina da foderare, per una maglia, insomma tantissimi usi in base alle vostre esigenze e alla vostra fantasia. Se siete poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto un po' particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, chiamata proprio Punti all'uncinetto. Perciò con il punto fiorellino vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi proprio qui sul mio canale. L'iscrizione è completamente gratuita e spero di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!